esiste un'identità culturale in generale che è ineliminabile dall'idea stessa di architettura, nel senso che il progetto è frutto di conoscenza e di sapere e quindi appartiene giocoforza e racconta giocoforza l'identità personale degli autori. Quindi le biografie, dove sei nato, dove hai vissuto, cosa hai visto, cosa hai studiato, fanno parte del progetto, anche se tu non vuoi, tornano. A Leon Battista Alberti ha detto che abbiamo questa grande cupola che copre con la sua ombra tutti i popoli della Toscana. È un po' è vero, siamo tutti nati sotto questa ombra, ma se ci sei nato non puoi farne a meno, questa ombra ti oscura e ti colpisce. È un peso, ma se tu riesci a liberarti da questo peso della storia, della tradizione, storia e tradizione diventano grandi elementi che garantiscano la capacità di vedere oltre le cose. Ecco, la fortuna di essere nati in un paese, in un luogo, in un contesto ambientale e culturale che è fortemente consapevole della rinascita in generale, della cultura. L'umanesimo che cos'è? Un modo di guardare al mondo attraverso occhi nuovi. Ecco, io credo che chi è nato in questa terra, tra Firenze, Lucca, Siena, insomma in un contesto che è quello della Toscana, in fondo questa idea di una rinascita, l'idea di un uomo nuovo, l'idea di un paese che scopre, per esempio, anche rinnegandolo purtroppo, che non è la terra che gira, che non è il sole che gira intorno alla terra, ma al contrario la terra che gira intorno al sole. Questo cambio di visione ti appartiene. Quindi gli architetti che progettano, anche non volendo, esprimono questo senso di appartenenza, di identità e esprimono questa capacità di guardare al mondo in modo nuovo. Però il Rinascimento non è soltanto innovazione, ma o creazione, è anche fortemente consapevolezza del passato. Cioè ciò che fa Brunelleschi, ciò che fa Alberti, ciò che fanno questi grandi, straordinari autori nel Rinascimento è di lavorare con i piedi fortemente radicati nella tradizione classica, guardando in modo nuovo al futuro. Ecco, questa capacità di fondere innovazione e tradizione, l'antico e il moderno, che si guardano come due facce di una stessa medaglia, ecco, sono un'opportunità che forse è data a tutti, ma chi c'è nato se la vive. E quindi in qualsiasi parte del mondo dove noi andiamo a lavorare cerchiamo di interpretare i valori autentici dei luoghi, delle culture locali, interpretati in un modo assolutamente nuovo. Questa capacità di interpretazione è quello che gli architetti italiani in generale, io dico, hanno da dare. Per questo ci chiamano in giro per il mondo, non per altro. Ecco, se vogliono i muri storti, come diciamo qualche volta, se vogliono una realtà decostruita, se vogliono una realtà pop, come dire, enfatizzata, se vogliono una realtà che alla Robert Venturi, alla Andy Warhol, non chiamano un architetto italiano. Se chiamano un architetto italiano cercano quella capacità tutta brunelleschiana di interpretare il senso profondo della storia in modo nuovo. E noi questo cerchiamo di dare nel mondo. Con due atteggiamenti. Quando lavoriamo in contesti molto delicati, ovviamente il nostro atteggiamento è quello di assoluto rispetto. Allora, c'è una parola che sono due o tre parole chiave, due o tre termini fondamentali. Sono il termine umiltà e il termine rispetto. Quando ti trovi davanti a paesaggi straordinari, bellissimi, tu devi avere l'umiltà di capire che questi sono la sovrastruttura, sono qualcosa di immanente, nella quale tu ti devi inserire con il senso del rispetto e dell'umiltà. E quindi questo è l'atteggiamento prevalente in Toscana. È un territorio meraviglioso, un territorio di una bellezza straordinaria. Quando tu lavori in questi luoghi, il tuo rapporto è di assoluta compenetrazione tra l'opera e il paesaggio, di assoluta inserimento del nuovo, come diceva Ernesto Nathan Rogers, nelle preesistenze ambientali. La cantina Antinori è questo, è esattamente l'esaltazione di un paesaggio, un edificio che non si vede ma che serve per vedere. Cosa diversa quando tu lavori in un luogo
dove il paesaggio è sofferente, dove il paesaggio ha necessità di immagine, dove il paesaggio ha necessità di identità, allora in questo caso l'architettura può fornire gli strumenti di un riscatto. E quindi se tu senti che questo paesaggio è debole, non ha quella forza, quella capacità, non ha quella sostanza culturale e intellettuale di proporre immagini, ma anzi senti che questo paesaggio ne è carente, allora tu devi intervenire con forza, a volte con violenza, con la violenza necessaria per sovvertire l'ordine delle cose e trasformarlo in qualcosa di sublime. Quindi l'architettura sta tra questi due paesaggi. Allora, la bellezza intanto è un termine assoluto che muta nel tempo. Noi dobbiamo avere la consapevolezza che non esiste una bellezza tout court, inossidabile rispetto allo spazio e rispetto al tempo. Ma spazio e tempo sono due termini fondamentali per l'architettura. Non è a caso che storici, intellettuali, critici, adesso non voglio citare semplicemente Guido, ma diciamo in generale spazio e tempo sono termini fondamentali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il concetto di bellezza si sposta nello spazio, cioè geograficamente, a seconda dei contesti culturali, e nel tempo, a seconda delle epoche. Quindi ciò che noi riteniamo bello vale nel momento in cui e nello spazio in cui tu lo affermi, in relazione al contesto sociale e culturale che tu hai intorno. Nonostante questo, quando si ricerca la bellezza, o si ricerca l'armonia, o si ricerca il rispetto, o si ricerca l'integrazione in coerenza con il tempo e lo spazio, questi valori diventano permanenti. Quindi noi dobbiamo occuparci, quando ci occupiamo di trasformare il territorio, di essere coerenti alle condizioni del presente. Noi costruiamo pensando e portandosi dietro un bagaglio culturale che viene dal passato, costruiamo l'oggi per far vivere le persone domani. Ecco, poiché non è possibile vivere di nostalgia e quindi trovare la bellezza solo nel passato, non è possibile vivere nell'oblio e quindi pensare che ci sarà una bellezza futura e qualcosa, e non siamo interpreti né enti divinatori che pensano che il futuro ci condurrà chissà dove, viviamo nel presente. Ma il presente è un punto in movimento, perché ieri era il presente di ieri, ieri è passato, l'oggi è l'oggi, domani. Allora cosa significa? Significa che il presente si sposta. E come si può cogliere un punto in movimento? Questo è un concetto matematico, definendone un intorno. Tu non puoi cogliere l'essenza del presente, perché il presente è in divenire. Eraclito ce l'ha detto, no? Scorre. Allora noi dobbiamo muoversi dietro e avanti, fino a che non si riusciamo a cogliere quel punto che è il presente. Noi lavoriamo per il presente e la bellezza è nel presente, però per cogliere questa bellezza dobbiamo continuamente spostarsi indietro e avanti, fino a cogliere l'essenza dell'oggi. Questo è per me il senso della bellezza. In termini invece più pragmatici c'è un risvolto che dovremmo spiegare ai nostri politici, ai nostri investitori, che la bellezza produce ricchezza. Ecco, questo è un concetto molto importante, e che investire nella bellezza significa investire nelle generazioni future. Io vivo a Firenze e noi viviamo da 600-700 anni, direi 700 anni, ecco, su 100 anni di straordinaria ricerca della bellezza e della perfezione. Esiste un metodo, certamente il progetto è una disciplina creativa, ma che si fonda in dei canoni, in alcune metodologie. Gli antichi scrivevano i trattati, e i trattati che cosa sono? I trattati sono delle metodologie per raggiungere l'eccellenza. Gli ordini che cosa sono? Sono i canoni riconosciuti della bellezza.
Oggi ci fanno anche sorridere queste ipotesi, no? Che si possano scrivere dei trattati, che si possano scrivere dei libri, però il Rinascimento nasce da là, nasce da stabilire le regole. Questo significa che l'architettura, pur non essendo una scienza esatta come l'ingegneria, quasi esatta come l'ingegneria, è una scienza, una disciplina che ha risultati variabili, ma comunque, anche se il risultato non è certo e non è esatto, ha un suo metodo, ha i suoi codici, ha le sue regole. Su questo non c'è. E su queste regole, per esempio, si gioca lo scontro tra tradizione e modernità. Che cosa sono i 5 punti di Le Corbusier se non l'opposizione al classico? L'idea del pilotis contro l'idea del basamento, l'idea del tetto giardino contro l'idea del coronamento, l'idea della finestra nastro contro l'idea della partitura architettonica e via. Che cosa voglio dire? Voglio dire che esiste certamente un metodo o più metodi e su questi metodi si scrive tanto la storia del classico quanto la storia del moderno. Adesso noi viviamo nella contemporaneità. Qual è il metodo? Il metodo è un metodo, ognuno si può costruire anche il suo metodo, ma è la coerenza rispetto alle ipotesi che stabilisce la certezza del risultato, ovvero sia il risultato è incerto. Noi dobbiamo risolvere un'equazione, ogni architetto dove 1 più 1 più 1 più 1 fa sempre 1. Che possibilità abbiamo di fare architettura in Italia? Lavorando sulle modificazioni. E una società è viva per quanto ha la capacità di modificarsi e di spostarsi. E quindi l'Italia ha grandissime opportunità. Ora, l'Italia come territorio, come altre parti del mondo, ma in particolare il territorio italiano, impone anche grandi responsabilità, nel senso abbiamo costruito moltissimo e in particolare molto male dal dopoguerra ad oggi, negli ultimi 50 anni. La responsabilità è forse pensare che abbiamo costruito così tanto che dobbiamo smettere di costruire, o meglio, dobbiamo smettere di consumare suolo e costruire dove il suolo è già costruito e magari dobbiamo costruire naturalizzando i suoli, demolendo, riportando la natura là dove oggi ci sono magari delle costruzioni informi, inutili, c'è la deindustrializzazione e non è detto che se io demolisco un capannone là devo costruire un edificio. Posso anche demolire un edificio industriale e pensare che ci faccio un parco o riporto al suolo naturale questi suoli già edificati. Voi pensate come sono cambiate le prospettive. Quando si costruiva una grande fabbrica nel Rinascimento, pensate al Duomo di Firenze, pensate a San Pietro, le grandi cattedrali. Il Duomo di Firenze, 1296, Arnolfo di Cambio traccia la pianta, la planimetria, ma sapeva benissimo che non l'avrebbe mai finita e finisce nel 500 con il pavimento di Vasari, ma anche dopo. Brunelleschi è una parentesi, Ghiberti, la lanterna. Voglio dire, si costruiva sapendo che questa eccezionale storia serviva all'umanità nelle generazioni future e l'investimento era a lungo termine, con una visione prospettica straordinaria. Oggi si costruisce e dopo 10 anni, 5 anni, 4 anni vogliamo il nostro tornaconto. Vogliamo che quell'edificio abbia prodotto e già si sia ripagato. Questo vuol dire non avere visione. Allora il problema dell'economia di mercato è un'economia distruttiva delle identità culturali e delle prospettive per il futuro. L'economia di mercato ha bisogno di un ritorno e non ha la pazienza di aspettare o di pensare che questo ritorno non può essere immediato. E la politica segue l'economia di mercato e non ha quella visione, quella prospettiva che dovrebbe avere. Ecco perché la politica, l'etica della polis, è morta. Ecco perché la gente non va a votare, ecco perché la gente non ha fiducia, perché non c'è prospettiva per i nostri figli e i figli dei nostri figli e dobbiamo tutto consumare nell'immediato. Ma se tutto lo consumiamo nell'immediato, possono andare a votare. Vivo l'oggi per l'oggi. Questo è un dramma etico-sociale che ci portiamo dietro e nel quale dramma l'architettura recita un ruolo importante. Allora dove ripartiremo? Dall'architettura, dalla città,
dai territori, dalla costruzione dei luoghi per l'abitare. Gli architetti sono veramente dei registi per il futuro e la politica e i governanti dovrebbero capirlo e lavorare con gli architetti per costruire i paesaggi dell'abitare del domani. Però, ahimè, specialmente in Italia, non lo fanno.